cosa serve la filosofia? Beh, non a camminare sulle acque, tant'è che prudentemente adotto questo pontile, però a tante altre cose, forse persino più utili che camminare sulle acque, una forma di saggezza della vita, una forma di sapere sulla totalità, tante cose anche come forme di ragionamento e di idee sul reale, che ovviamente non è che si possono raccontare tutte in 448, però si possono unire in una storia coerente, almeno è quello che abbiamo cercato di fare. Raccontare la filosofia come una sorta di romanzo di famiglia che comincia 2500 anni fa, anche lì sul mare, le coste della Turchia, e poi va avanti e apparentemente non è ancora finita. E qui abbiamo cercato di isolare 4 epoche fondamentali. Una prima epoca, l'epoca della filosofia antica e medievale, in cui il mondo sembra essere qualcosa di dato, le persone si rapportano al mondo cercando di capire che cosa c'è, come se fosse, se non eterno, almeno indipendente da noi. Poi con la modernità c'è una svolta e si comincia a pensare, a partire dal 500, dal 600, che la filosofia sia opera di costruzione umana, sono gli uomini con i loro progetti, con i loro calcoli, come fanno gli scienziati, che costruiscono il mondo e determinano la realtà così com'è. Poi c'è ancora un'altra epoca, e queste sono l'Ottocento e il Novecento, in cui i filosofi si chiedono questo: sentite, ma se il mondo è costruito dagli uomini, allora forse gli uomini non possono provare a decostruirlo, cioè a riparare quello che sembra non andare dentro al mondo. E quindi questa è la terza fase della filosofia, l'idea della filosofia come rivoluzione, o per usare un termine un po' più moderno, come decostruzione. La filosofia non è mai completa se non si limita semplicemente ad una storia, e quindi ci sarà ancora un'altra parte che non dico sia profetica, ma è semplicemente cercare di capire che cosa possiamo aspettarci adesso dalla filosofia. Seguite questo corso, vi esorto, ve lo suggerisco, comunque voglio dire che male non fa, vale la pena di farlo.